Quando ero piccola pensavo che i cartoni animati fossero tutti uguali, animaletti carini, lieto fine, canzoncine e via. Poi è arrivato questo film e ho capito che anche i topi possono avere segreti più oscuri di quelli della mia adolescenza. Brisby e il segreto di Nimma, 1982, è un film d'animazione leggendario diretto da Don Bluth, un ex animatore Disney che, stufo della piaga commerciale che avevano preso i cartoni, mollò tutto con un gruppo di colleghi per tornare a fare animazione vecchio stile piena di cuore e fatica. All'apparenza è la storia di una mamma topolina che cerca di salvare la propria famiglia da un aratro impietoso e dal destino che incombe sulla loro casa. Ma basta qualche minuto per capire che qui sotto c'è molto di più. Scienza, magia, esperimenti crudeli e una società di ratti così sofisticata da far sembrare la tua ultima assemblea condominiale un picnic tra amici. La protagonista, Brisby, è una vedova con figli, piccola e fragile, ma con una determinazione da far tremare un leone. Quando il suo nido è in pericolo e suo figlio è troppo malato per spostarsi, lei non si limita a fregnare. Si butta in un'avventura che la porta a confrontarsi con un segreto oscuro. I ratti di Nim, super intelligenti, fuggiti da esperimenti scientifici. Non aspettatevi un cartone zuccheroso. Il film è pieno di momenti inquietanti, colori cupi e un senso di pericolo costante. La storia è, a tutti gli effetti, costruita come un thriller, con una trama che si dipana come un'indagine scena dopo scena, rivelazione dopo rivelazione. I personaggi restano ancorati a un immaginario fiabesco, con ruoli chiari e riconoscibili, e il casting è pensato con cura, mescolando Shakespeare, TV americana e pura commedia, e il risultato si sente. La protagonista, la signora Brisby, con la voce originale di Elizabeth Hartman e doppiata in italiano da Flaminia Iandolo, è una topolina apparentemente insicura ma capace di un coraggio immenso, pronta a tutto per i suoi figli. Ed è proprio questa forza che la porta a impugnare anche l'amuleto magico, simbolo della sua determinazione che l'aiuterà nella sua missione. Il marito, Jonathan, pur non comparendo mai se non in un ricordo, è un'ombra costante. È lui che ha aiutato i ratti del Nim a fuggire ed è il suo eroismo passato a rendere il cognome Brisby così conosciuto tra gli animali. Tra i comprimari spiccano figure memorabili. Geremia, lo strampalato corvo, doppiato in originale da Dom DeLuise, il comico americano di Balle Spaziali e Robin Hood, un uomo in calzamaglia, e in italiano da Piero Tiberi, che regala leggerezza e comicità nei momenti giusti. Nicodemus, l'anziano e misterioso leader dei ratti, con la voce autorevole di Derek Jacobi, visto in Il Gladiatore e Il discorso del re, e in italiano di Giorgio Piazza, che svela alla signora Brisby la verità e la guida verso il suo destino. Cornelius, interpretato da Paul Schener, l'indimenticabile Sosa di Scarface, e doppiato in italiano da Sergio Tedesco. È l'antagonista, subdolo e assetato di potere, pronto a tutto per opporsi a Nicodemus. Giustino, coraggioso e leale capitano delle guardie dei ratti, con la voce di Peter Strauss, noto per Soldato Blu, e in italiano di Sergio Di Stefano, che sostiene Brisby fino alla fine, quasi con un accenno di affetto. E il grande gufo, temuto e rispettato da tutti, con il carisma inconfondibile di John Carradine, autentica leggenda di Hollywood, e doppiato in italiano da Carlo Alighiero. Perfino tra i figli della signora Brisby ci sono sorprese. La maggiore, Teresa, ha la voce della giovanissima Shannon Doherty, la futura Brenda di Beverly Hills 90210 e Pru di Streghe, e in italiano da Rossella Cerbo, mentre Martin è doppiato in originale da Will Wheaton, che sarebbe diventato celebre per Stand By Me e Star Trek The Next Generation, e in italiano da Leonora De Angelis. A completare il quadro ci sono la zia Bisbetica, una toporagno burbera ma dal cuore d'oro, con la voce italiana di Flora Carosello,
Il signore Genere, topo arborista che prepara pozioni e guarisce Timmy, doppiato in italiano da Gianfranco Bellini, e soprattutto Dragon, il gatto dei contadini. Feroce, temuto da tutti gli animali della campagna, una presenza silenziosa ma incombente, che aggiunge ulteriore tensione alla storia. Gli umani giocano su un piano diverso, più grigio e meno fiabesco. I contadini non sono cattivi, semplicemente agiscono da esseri umani, inconsapevoli delle creature che popolano i campi. Gli scienziati del NIM invece sono veri e propri torturatori. Il flashback del laboratorio è probabilmente la scena più difficile da guardare. Senza mostrare nulla di esplicito, trasmette angoscia e dolore in modo potentissimo. Roba che i Guardiani della Galassia volume 3 a confronto sembra una passeggiata. Il ritmo è incalzante. Come la maggior parte dei cartoni dell'epoca, il minutaggio è breve, ma vola via anche grazie alla dinamicità delle scene. Si passa da dialoghi vivaci a momenti comici, da rivelazioni a scene d'azione, con una fluidità incredibile senza mai annoiare. E poi c'è l'atmosfera. Qui non ci sono colori pastello e canzoni allegre. È cupo, poetico, con un alone gotico che rende tutto più ipnotico. È uno di quei film in cui senti il peso del pericolo in ogni scena, ma non puoi distogliere lo sguardo perché è troppo bello da guardare. E l'animazione? Ancora splendida oggi, non è invecchiata di un giorno, ma quello che resta davvero negli occhi sono le ambientazioni. La Tana dei Ratti è un capolavoro onirico e surreale che ricorda Alice nel Paese delle Meraviglie, una meraviglia da mettere in pausa e guardare come un quadro. Anche i colori sono magistrali, naturali all'aperto, rossi incandescenti nei momenti di pericolo, psichedelici quando i ratti diventano senzienti. Una festa per gli occhi e una perfetta traduzione visiva delle emozioni. La colonna sonora di Brisby e il segreto di Nim è firmata da Jerry Goldsmith, leggendario compositore di Alien e Star Trek. Per la sua prima esperienza in un film d'animazione, Goldsmith scelse un approccio serio e orchestrale, niente musichette da cartone animato. La musica, eseguita dalla National Philharmonic Orchestra, include anche la dolce canzone Flying Dreams, cantata da Paul Williams e Sally Stevens. Il lavoro però non fu semplice. Goldsmith dovette comporre con un film in continuo cambiamento, ricevendo solo copie in bianco e nero e facendo telefonate al ritmo di «Che succede qui? Questo pezzo è finito o no?» Insomma, più una caccia al topo che una sinfonia. E pensare che tutto è nato nel garage di Don Bluth il giorno del suo compleanno nel 79, quando lui e 10 animatori lasciarono la Disney sbattendo la porta. Alla Disney avevano rifiutato la storia, dicendo «Abbiamo già Topolino e pure Bianca e Bernie». Peggio per loro. Bluth comprò i diritti del libro Mrs. Frisby and the Rats of Nim, ci mise dentro un po' di magia e tantissima animazione a mano, con tecniche pazzesche che la Disney non usava più perché troppo costose. La sceneggiatura iniziale seguiva più fedelmente il libro, concentrandosi sulla storia dei topi al Nim, ma Bluth spostò il focus su Brisby e la sua lotta per i figli. Alcuni personaggi furono modificati ed altri eliminati. Bluth aggiunse anche un tocco di magia, assente nel romanzo, rendendo Nicodemus un mago, dando più risalto a Cornelius come antagonista e un arco narrativo diverso a Giustino, per far brillare Brisby come protagonista autonoma. Infine, per evitare problemi con la Wham-O, famosa per i frisbee, cambiarono il nome da Frisbee a Brisby e per alcune battute già registrate dovettero montare il suono B sopra la F, un piccolo miracolo tecnico per un semplice cambio di nome. Quando uscì, Brisby fu oscurato da un certo E.T., eppure si fece notare, diventando un cult grazie alle edizioni home video e alla qualità superiore alla media dell'epoca. Vinse un Saturn Award e purtroppo nel 98 ci fecero un sequel che tutti fingeremo non sia mai esistito. E poi c'è il capitolo del remake Fantasma. Negli anni sono stati annunciati sia serie che reboot in CGI.
Ma sapete qual è stata la morale? Tante chiacchiere e nessun nuovo prodotto concretizzato. Ma tanto, diciamoci, il primo resta unico, magico e immortale. Rivedendolo oggi ti colpisce quanto sia adulto nei temi, tanto da arrivare a domandarti: ma davvero l'ho visto a quell'età senza restare traumatizzata? Una favola, sì, ma con una profondità filosofica che colpisce anche lo spettatore adulto. È una parabola sulla sopravvivenza, sull'indipendenza, sulla forza interiore, ma anche una critica alla scienza che gioca a fare Dio, senza preoccuparsi delle conseguenze. Eh sì, c'è un mistero, un segreto appunto, il titolo te lo spoilerà subito, ma il modo in cui la storia lo svela è talmente elegante e inquietante che comunque ti tiene incollato fino alla fine. Difetti? Uno forse c'è. Il medaglione appare, risolve la situazione e poi sparisce senza che ci venga mai spiegato davvero da dove venga, che significato abbia o come funzioni. Una scorciatoia narrativa, l'unico dettaglio che sembra non essere stato curato quanto il resto. Un piccolo neo in un film che per il resto è un gioiello. Alla fine, Brisby e il segreto di Nim non è un semplice cartone animato, è un piccolo capolavoro con un'animazione sorprendente per l'epoca e una profondità che mette in ombra molte produzioni moderne. Una piccola grande rivoluzione, fatta di passione, sudore, topi intelligenti, una mamma coraggiosa e tantissima poesia. Un film che non è invecchiato, che riesce ancora a emozionare, inquietare, incantare, che merita di essere visto o rivisto perché parla a tutti, bambini, adulti e chiunque ami le storie che sanno unire la bellezza all'oscurità. Voto 9 su 10.